Ciao ragazze, benvenute al mio primissimo video su YouTube. Ora l'ho detto, quindi è ufficiale. Ho aperto il canale e ve ne ho parlato un po' su Instagram che mi sarebbe piaciuto, ma da tanto tempo, aprire un canale YouTube, ma ero sempre spaventata dal grande lavoro che c'è dietro questi video e niente, quindi questo è il primo video che faccio, prima esperienza, vediamo se mai riuscirò a pubblicarlo, spero di sì. Se non mi seguite su Instagram andate a vedere Vanessa Redaelli, perché così potete seguire la mia vita di tutti i giorni. Il mio obiettivo è di pubblicare un vlog a settimana, poi vediamo come andrà. Si inizia sempre con i buoni propositi. Come primo video, come già vi avevo parlato su Instagram, volevo fare un video di risposta a delle domande, curiosità su di me, sulla mia vita, e quindi ho selezionato ora sul mio telefono, se riesco a trovarlo, ecco, 10 domande che mi avete lasciato. Molte domande erano simili, quindi ne ho selezionate appunto 10 e c'erano tante domande su mio marito e sul suo lavoro e insomma su curiosità su di lui, quindi ho pensato magari di fare un video separato in cui sarà lui a rispondere a queste domande che voi lascerete. Per oggi concentriamoci su di me. Allora, prima domanda, come vi siete conosciuti tu e tuo marito? Allora, già vi avevo raccontato come ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti in un modo moderno, non tradizionale, cioè tramite un'applicazione di incontri. Questa applicazione si chiama Tinder, sicuramente tantissime di voi la conoscono e l'avranno anche usata. A dire la verità io all'inizio mi vergognavo a raccontare la verità di come ci eravamo conosciuti, perché non era questa storia romantica, sai, da film, come la storia che ogni ragazza vorrebbe raccontare. Era una storia un po' squalli ai miei occhi, però ora mi sono abituata e comunque siamo sposati, abbiamo una bambina e quindi non vuol dire niente il modo in cui si conosce una persona. Ci siamo conosciuti quindi su Tinder quando io ero a Stoccolma, lui è svedese come sapete. Ho capito subito dal primo incontro che era un ragazzo molto dolce, sensibile e soprattutto serio, cosa non facile da trovare su questo tipo di applicazioni o di siti di incontri. Mi ricordo che nemmeno abbiamo chattato o parlato più di tanto tramite l'applicazione, perché lui mi ha chiesto subito di uscire la sera stessa e quindi ci siamo visti e da lì non ci siamo più lasciati. Seconda domanda, che lavoro fa tuo marito? Allora, mio marito al momento lavora qui a Zurigo per una azienda assicurativa come ingegnere informatico, quindi lui non lavora a contatto con le persone, lavora come programmatore, diciamo, e ha fatto sempre lo stesso lavoro, meno da quando si è laureato. Mio marito ha 33 anni, quindi anche se sembra un ragazzino, e in Norvegia lavorava invece in una banca, sempre come ingegnere, e anche in Svezia, stesso tipo di lavoro. Poi, che lavoro facevi prima di diventare mamma? Allora, prima di diventare mamma ho sempre lavorato in scuole dell'infanzia, con bambini da 0 a 6 anni, sia in Svezia che in Norvegia. Io ho un diploma di insegnante montessoriana, però ho lavorato in scuole diverse, non solo montessoriane, anche Reggio Emilia. Da quanto tempo siete vegani? Questo è un altro argomento che mi interessa molto. Allora, da quando... quante volte ho detto allora? Boh, troppo. Da quando abbiamo deciso di voler diventare genitori, tutto è iniziato da me comunque, questa decisione di diventare vegana, ho iniziato più a pensare, più a prendermi cura di me stessa, ad interessarmi di più del mio corpo e di quello che mangiavo e di tenermi in forma e sana. E quindi mi sono informata tanto, ho letto libri, guardato documentari, parlato con nutrizionisti, dottori e alla fine sono arrivata alla consapevolezza che una dieta vegana è la dieta più sana per il proprio corpo. Questo è il mio parere, quindi non voglio aprire polemiche, ognuno fa ciò che vuole. Quindi non solo per il rispetto dell'ambiente e degli animali, ma proprio per rispetto al proprio corpo. Quindi tutto ciò è iniziato prima di concepire Victoria e ovviamente è stato un processo graduale, non da un giorno all'altro,
e durante la gravidanza ho eliminato latticini, carne e uova, però mangiavo ancora molto pesce, molto salmone o gamberetti. Mi ricordo, poi abitando in Norvegia e niente, poi con la nascita di Victoria sono diventata totalmente vegana e devo dire che è la scelta migliore che io abbia mai fatto. Non mi manca per niente mangiare la carne o mangiare o bere il latte, non mi manca, e ci sono degli ottimi sostituti, ma di questo parleremo in un altro video. Quindi è stato un processo molto graduale. Poi come si è approcciata Victoria allo svezzamento? Abbiamo seguito uno svezzamento misto, tradizionale e anche autosvezzamento, cioè abbiamo iniziato ovviamente con le prime pappe erano molto semplici e poi quando ha iniziato a poter mangiare da sola l'abbiamo lasciata prendere ciò che voleva dai nostri piatti e ha sempre mangiato ciò che mangiamo noi. Il svezzamento è andato molto bene, Victoria è sempre stata una mangiona, una bambina molto curiosa, interessata al cibo, ovviamente come tutti i bambini ha periodi sì e periodi no, ci sono periodi in cui mangia di più e periodi invece in cui non mangia, direi che tutto sommato è stato un'esperienza positiva e quindi niente, nessun trauma per noi. Com'è la vita da expat? Ti manca l'Italia? Allora, questa è una domanda molto complicata. Aspettate. Vorrei rispondere prima. La seconda parte. Ti manca l'Italia? No, non mi manca l'Italia sinceramente, ma mi manca la mia famiglia, i miei amici in Italia. Non mi sento totalmente italiana o così appartenente al modo di pensare italiano, forse perché mi sono trasferita all'estero quando ero ancora una ragazzina e quindi sono maturata e cresciuta da sola in un ambiente dove si parlava un'altra lingua, dove c'era un'altra cultura. La vita da expat è così, ti apre la mente, ti fa vedere nuovi mondi, nuove realtà, è bellissimo, ha i suoi pro e i suoi contro, come tutto. Questo è sicuramente un pro, il fatto di conoscere altre culture e aprire la mente e imparare nuove lingue, nuovi cibi, tante cose nuove che stando sempre a casa propria nel proprio paese non si possono imparare o sperimentare, però è anche difficile, ci sono dei contro come per esempio bisogna imparare al 100% a stare bene con se stessi, a stare da soli e a non dipendere dall'aiuto di nessuno, perché ci si può trovare in situazioni, a me è capitato molte volte, in cui si è da soli e non si ha nessuno su cui contare, amicizie, magari all'inizio quando ci si trasferisce in un nuovo paese o proprio in situazioni di emergenza di dover fare tutto da soli. Prossima domanda. Allora, perché sei andata via dall'Italia e in quali stati hai vissuto? Sono andata via dall'Italia dopo l'esame di maturità, subito dopo, perché ho sempre voluto fare nuove esperienze, mi è sempre piaciuto viaggiare, non avevo paura di andare da sola in nuovi posti e ho avuto questa opportunità di poter studiare all'università in Olanda. Sono partita subito 2 settimane dopo l'esame di maturità e da lì è iniziata la mia avventura. In quali stati hai vissuto? Quindi Olanda, Svezia, Norvegia, ora Svizzera, e ho vissuto per un mese a Londra. Non lo considero un posto in cui ho vissuto, però ci sono stata sì per un mese. Come ti sei trovata con le lingue? Allora, non capisco bene la domanda, nel senso forse le difficoltà che ho incontrato. Sì, inizialmente ci sono delle difficoltà perché comunque immaginate a 18 anni uscire da un liceo linguistico, ok, sì, ho studiato più le lingue, avevo fatto degli esami
preso dei certificati per poter studiare in lingua inglese all'estero, ma vi assicuro che è tutta un'altra cosa studiare e poi effettivamente parlare la lingua, trovarvi in questo paese diverso, con persone diverse che parlano solo inglese, e vi assicuro che tra tutte le persone che c'erano di stati diversi, c'erano solo 2 italiani, io ero quella più indietro a livello di lingua, però penso di avere una dote, quella di imparare velocemente gli accenti e le lingue, e quindi in pochissimo tempo ho imparato benissimo l'inglese. La mia vicina di casa era di Oxford ed è stata un'esperienza bellissima. Quindi con le lingue io mi sono sempre trovata bene, è sempre stata una cosa che mi ha affascinato, è una cosa che non mi spaventa, anzi io amo imparare lingue diverse. Vediamo. Com'è essere una coppia mista? Anche questa domanda è un po' strana per me, perché io non mi sono mai posta questa domanda, ho questo problema di diversità. Io non vedo diversità tra me e Robert, forse appunto per il fatto che sono cresciuta, mi sono trasferita già presto, diciamo, quindi non avevo un altro tipo di mentalità. Io e Robert siamo molto molto simili. Magari a livello culturale mi è capitato in Svezia di avere difficoltà, perché gli svedesi bevono veramente veramente tanto e io non sono astemia, però bevo poco, e quindi mi sono trovata in difficoltà magari in situazioni in cui erano tutti veramente ubriachi e bevevano dalla mattina alla sera e io no. Ma tutto sommato mi trovo molto affine alla mentalità svedese, infatti io mi definisco più svedese che italiana di mentalità, quindi io e Robert non abbiamo assolutamente difficoltà, non ho neanche mai avuto problemi con il fatto che parliamo 2 lingue diverse, questo davvero non abbiamo mai avuto problemi. Come hai fatto a crescere su Instagram? Ultima domanda. Allora, non mi sento di avere un profilo grande per niente, ok? Io ho 26.000 followers, che può sembrare tanto, tutto è relativo insomma, no? Ci sono account molto più grandi del mio, e comunque sono cresciuta raccontando la mia vita da expat, da moglie di uno svedese, con una bambina nata in Norvegia, insomma questa è stata la cosa interessante. Sono cresciuta molto durante la gravidanza e niente, questo è stato il motivo per cui sono cresciuta. Quindi quando mi chiedete ma come faccio a crescere su Instagram, beh, dovete trovare quella qualità, quella cosa in più che voi avete, che sapete fare, e concentrarvi su questo. Magari poi faremo un video anche su come crescere su Instagram. Ora vi saluto, vi mando un bacione e spero vi sia piaciuto questo video, che lo guarderete in tante, che vi iscriverete al mio canale e che mi lasciate un commento e mi fate sapere che tipo di video volete vedere e suggerimenti per prossime puntate. Un bacione, ciao ciao!